Con questa mostra apro un nuovo capitolo della mia ricerca, o meglio, preferisco sempre chiamarla esplorazione nel mondo del pensiero. Abbiamo lasciato l'etimografia per entrare nel mondo del colore. L'etimografia erano i simboli, tutta la simbologia, mentre invece la cromofonetica è tutta una nuova teoria che ho studiato per raccontare il mondo del colore. Nasce tutto da una piccola frustrazione: quando si mischiano i colori e noi lo raccontiamo verbalmente, questo non avviene come in una tavolozza, e invece io ho voluto farlo diventare come avviene veramente in una tavolozza. Quindi ho dato 3 sillabe ai 3 colori primari che si possono mischiare proprio come il colore. Quindi La il rosso, Id il giallo, N il blu. Se vogliamo fare un verde, Id più N diventa Iden. Partendo da questa piccola teoria, e tra l'altro poi c'è l'aggiunta del bianco e del nero, io arrivo a 109 tonalità di colore diverso. E diciamo questa è la parte un po' teorica, un po' folle anche se vogliamo, e poi la metto in pratica descrivendo alcuni dei maestri della storia dell'arte. Ne ho selezionati alcuni, voglio proseguire poi in futuro con altri, eccetera. E quindi descrivo dei capolavori, dei lavori, in questo caso 3 siemin, e non solo utilizzo in certi casi la mia voce, ma anche quella di altre persone. Quindi in questo caso è un rapper, Dreamer, che ha fatto una composizione originale utilizzando tutta la mia teoria dei colori, quindi utilizzando tutte le frasi che compongono i miei colori. Ve la farò sentire. Laiden, la Laiden, N nedial, Laid, id Laiden, Laiden, la Laiden, N nedial, Laid, id Laiden, nedial, id, nedial, N. Questa è la griglia che ogni libro e ogni descrizione di immagini ha, che mi serve per leggere e classificare i colori. Quindi il quadrato più grosso determina il colore maggiore, tipo in questo caso qui tutto è blu, dirò solo una volta N. E invece quando incrocia altri campi, allora lo devo suddividere, quindi qua dirò N, id la id tipo, perché c'è un po' di giallo. Qui siamo nella stanza dedicata alla scrittura, e per me cos'è la scrittura? È uno scheletro di un corpo che dobbiamo immaginare. Cioè noi quando leggiamo o scriviamo stiamo dando degli input per dare un'immaginazione a qualcosa. È per questo che ho voluto utilizzare l'Eophiornis, che è questo animale estinto nel 1600 in Madagascar. Non si sapeva come era colorato, il piumaggio, eccetera. Io l'ho voluto descrivere con il suono e racconto com'è il piumaggio secondo la mia teoria dei colori. Lo sto raccontando sussurrato perché mi ricorda come se fosse un po' una favola, perché non si sa veramente com'era il piumaggio di questo essere. E nello stesso tempo il sussurrato mi ricorda le piume, quindi io racconto il piumaggio e qualcosa di leggero che galleggia nell'aria. Nell'ultima stanza ho voluto comunicare al pubblico un nuovo capitolo della mia ricerca, della mia esplorazione, legata sempre al linguaggio, ma abbandoniamo tutta la parte, diciamo, del pensiero, la parte intimistica, e invece mi apro più al dialogo proprio. Abbiamo costruito un corpo che pensa, soggettivo, e adesso interagisce con gli altri.